Buonasera, bentornati e bentornate a Najed, è la puntata numero 144. E cosa dire? Dopo la puntata 2024, quella dell'altra settimana, che gioco su forza anche vista la numerosità delle aree di crisi, e nonostante siamo stati un'ora in trasmissione, si è concentrato solo sui fatti più importanti. Però ci sono anche stati ulteriori sviluppi nel frattempo, che rendono certe dinamiche più chiare e meno incerte. Inoltre, grazie anche ai feedback di chi ci ha ascoltati, ci siamo resi conto che certi concetti necessari per comprendere i possibili percorsi che nel 2024 potrebbero innescare certe dinamiche, questi concetti non sono stati né approfonditi né forse resi ben chiari, proprio per sintetizzare tutta la mole di materiale che avevamo. Inoltre, forse non è proprio piacevole seguire per un'ora il mio faccione, meglio sarebbe quello di Angelina Jolie o di Penelope Cruz o di un Brad Pitt, a seconda dei miei gusti, insomma, visto che per problemi redazionali non abbiamo potuto inserire molte immagini nella puntata scorsa. Per cui abbiamo anche diviso la puntata in 3 spezzoni per poter ascoltare separatamente i differenti fronti di crisi. Quindi considerazioni generali e Ucraina in primis, nel primo spezzone, insomma. Un secondo spezzone per quanto riguarda il Medio Oriente e un terzo, il resto del mondo. Volevamo pubblicare questi approfondimenti o aggiornamenti tutti assieme, anche perché un teatro di operazioni, chiamiamolo così proprio, teatro di operazione, come se fossimo in una guerreggiata totale, ma insomma siamo lì, influenza appunto un teatro di operazioni l'altro e viceversa. Ma in Medio Oriente ci sono degli sviluppi importanti che ci consigliano di aspettare per capire meglio in che direzione andremo, o meglio andrà il mondo. Fronti collegati, direte, qualcuno si è fatto questa domanda mentre mi sta ascoltando. Beh sì, dico solo questo, preannuncio la puntata seguente. L'Ucraina ha bisogno di munizioni. Un avamposto ucraina nel ormai ex abitato di Vycholovlivka viene assaltato, sfruttando probabilmente canali e condutture sotterranee, come vedremo dopo anche per Avdiivka. I difensori vengono colti di sorpresa e sopraffatti. Ne resta vivo uno, che chiede l'intervento dell'artiglieria, sacrificando anche se stesso per fermare la penetrazione nemica. Ma l'artiglieria non interviene perché ha finito le munizioni. La postazione viene persa. Cambiamo. Medio Oriente. Gli Stati Uniti forniscono da un loro deposito segreto in Israele un quantitativo consistente di quelle munizioni dove ora c'è carenza in Ucraina. Scoppia la guerra a Gaza e gli israeliani reclamano dall'America le munizioni prelevate con il loro assenso dai loro depositi. Corea, spostiamoci. La Corea dà un grosso quantitativo dello stesso tipo di munizioni all'Ucraina. Guarda caso, dopo poco la Corea del Nord spara 200 colpi di artiglieria vicino a 2 isole sudcoreane e il dittatore coreano, Kim Jong-un, proclama di tenersi pronti per la guerra. Ordina di aumentare la produzione manuale di proiettili d'artiglieria e di soppiantare quella automatizzata che rallenta la produzione. 2 analisti, ex CIA, confermano che mai come ora c'è il pericolo di un conflitto e la Corea del Sud, ovviamente, blocca la fornitura di proiettili. Un caso? Un effetto collaterale o una concatenazione voluta? Anche perché tutto questo accade a breve distanza temporale dall'incontro Kim-Putin. Se ci mettiamo poi anche gli Houthi, che fanno spendere un bel numero di proiettili. Parliamo però
Di nuovi sviluppi in Ucraina. Andiamo al sodo adesso e approfondiamo. Sembra che il generale Zaluzny, il comandante delle forze armate ucraine, stia per essere defenestrato. Ma ci torniamo anche su questo. Prima un'ampia premessa. Il primo aggiornamento potremmo intitolarlo Zelensky come Hitler. Molti potrebbero fare un salto sulla poltrona, ma come? Tu lo dici? E poi Zelensky è pure ebreo. Intendiamoci, naturalmente non intendiamo paragonare Zelensky a Hitler nel senso ideologico, politico, etico o morale del termine, per fortuna. Sono personaggi ben diversi e per certi versi opposti. Ma notiamo che sta iniziando a fare gli stessi sbagli, cioè inizia a considerarsi anche un tattico, uno stratega, un militare, tanto da contestare e ribaltare le decisioni dei suoi generali, come fece Hitler. Fu Hitler a provocare il disastro di Stalingrado e provocare la resa di von Paulus, il comandante della Sesta Armata, tanto per citare una delle sue tante improvvide decisioni, e vietare, tra l'altro, anche a Rommel di ritirarsi dal generale Rommel, di ritirarsi da El Alamein, posizione ormai scarsamente difendibile. Zelensky sembra voler procedere sulle stesse orme di Hitler fin dai tempi di Bakhmut. Sta facendo un percorso inverso a quello di Putin. I disastri della prima parte della guerra subiti dai russi furono causati proprio da lui, da Putin, e la campagna militare, oltre che da una preparazione teorica che assolutamente non era quella che doveva essere messa in pratica per vincere una guerra, per carità. E la campagna militare comunque iniziò a andar meglio quando lasciò fare ai suoi generali. Zelensky all'inizio lasciava fare ai suoi generali e si dedicava al versante politico propagandistico di comandante in capo morale, ma non di comandante o di esperto tecnico militare e stratega e tattico. E di rappresentare, e comunque il suo compito era quello di rappresentare, di rappresentante della nazione, nonché di icona internazionale. Per fare un paragone sportivo, è come se il presidente di una squadra di calcio dicesse all'allenatore cosa fare. Beh, in effetti c'è stato qualcuno che ogni tanto lo faceva quando era presidente appunto della sua squadra, un certo Berlusconi. Iniziò a tentare di farlo pure con l'allenatore della nazionale, un certo Dino Zoff, e appunto Dino Zoff sbatté la porta e se ne andò. Ed è quello che tutto sommato sta succedendo in Ucraina, anche se poi non sarà Zaluzny a sbattere una porta. Poi comunque pure Zelensky esagerò anche a livello internazionale, diciamocelo, con una sovraesposizione mediatica, iniziando a provocare un effetto contrario. Certamente in questo aiutato dalla propaganda russa, per carità. Propaganda all'inizio russa, presa in contropiede, dove quella di Zelensky all'inizio stava vincendo 10-1. Poi una lenta lotta ai fianchi, inesorabile, ma con assist anche decisivi dello stesso Zelensky, che da icona iniziò a diventare certe volte uno stereotipo, fornendo assist ai marchettari del Cremlino. Diventò praticamente una sovrasposizione mediatica, una specie di Pippo Baudo ucraino, per dirla tutta. Possiamo dire comunque che se, parafrasando von Clausewitz, la guerra è la prosecuzione della politica con l'apporto di altri mezzi, Zelensky abbia aggiunto al concetto che la propaganda e l'immagine sono la prosecuzione della guerra con altri mezzi. O perlomeno il concetto non l'ha aggiunto lui, ma l'ha reso ancora più evidente nell'era dei social. Il merito della resistenza iniziale dell'Ucraina, assolutamente imprevista, ricordiamolo, almeno a tali livelli, è stato dovuto proprio alla determinazione di Zelensky, che non abbandonò
appunto la capitale Kiev, per rifugiarsi a Leopoli, come consigliavano gli americani, ma anche e soprattutto all'abilità del generale Zaluzny. Le differenze di idee e i conseguenti attriti sul modo di condurre le operazioni però divennero sempre più marcati. Bakhmut è stato forse il momento in cui iniziarono a divenire più evidenti anche al di fuori della ristretta cerchia di potere ucraino. Zaluzny, in effetti, considerava uno sforzo inutile mantenere la città di Bakhmut, sottoposta a un sempre maggior sforzo di conquista da parte dei russi. Certo, era un carnaio, forse decine di migliaia di russi ne morirono, ma non erano russi dell'esercito regolare, ma mercenari reclutati nelle carceri. Ad esempio, i migliori reparti russi, come le truppe aviotrasportate, le VDV, non vennero impiegate se non di straforo e per ripianare emergenze o tentare di sfruttare punti ucraini ormai compromessi, ai lati tra l'altro dell'ex cittadina. E nella difesa di Bakhmut gli ucraini si dissanguarono a loro volta, anche se non in maniera tale come gli russi, ma ricordiamo che gli ucraini come forza umana sono un terzo dei russi, neanche. Quindi dicevamo che gli ucraini si dissanguarono alla volta, quando comunque alle spalle della città c'erano postazioni collinari fortificate decisamente più difendibili e con minori perdite, sprecando reparti addestrati che avrebbero potuto servire ben più egregiamente per la futura offensiva. Zaluzny aveva già proclamato la ritirata. Alcuni reparti iniziavano già a retrocedere quando ci fu un controordine e ripresero posizione, smentendo le dichiarazioni di Zaluzny. Segno di sempre maggiori contrasti fu anche il fatto che proprio in quel periodo Zaluzny ridusse drasticamente la sua presenza mediatica. Altro contrasto evidente fu la smentita che proprio le forze armate avessero chiesto un'ulteriore mobilitazione, restringendo ancora di più le maglie dell'arruolamento. Zelensky disse che erano proprio le forze armate a richiederlo. Zaluzny smentì clamorosamente. Poi tra l'altro la vicenda delle microspie trovate nell'ufficio di Zaluzny, dove è molto improbabile che le spie russe siano arrivate fin lì, contribuì anche questo a intorbidire la situazione. E ora siamo arrivati al siluramento previsto, preannunciato, anche da noi sulla pagina di Facebook di una decina di giorni fa. Non è un siluramento come i tanti già attuati dal Presidente, taluni anche clamorosi. Non si fa nel pieno della guerra in un momento critico, non si va a cambiare il capo delle forze armate. Proprio quando il nemico sta prendendo, sempre comunque con perdite terribili, sempre più terreno. Una possibile interpretazione è un ulteriore attrito per Avdiivka, c'è un ulteriore attrito tra i due, la cittadina fortezza che resiste ai russi dall'inizio della guerra, anzi possiamo dire dal 2014. I russi, dando prova di inventiva e intelligenza, cosa piuttosto rara fin ad ora, sono riusciti a penetrare le difese ucraine passando attraverso le fogne nel punto più difficile e cogliendo di sorpresa gli assediati, come abbiamo visto nella cittadina iniziale. Stanno avanzando per la strada più lunga e ardua, ma a questo punto il destino della cittadina appare segnato anche per la carenza di munizioni d'artiglieria ucraine. E grazie anche agli impegni non mantenuti dagli occidentali. Si sta ripetendo la stessa situazione di Bakhmut e forse si stanno ripetendo anche gli stessi attriti. Ricordiamo anche la dichiarazione di Zaluzny, ma anche di Budanov, capo dell'intelligence, sul fatto che la situazione sul fronte è di stallo sostanziale e tra le righe che la continuazione di un'offensiva per liberare la Crimea e il Donbass è improponibile. Con Zelensky che invece continua a dichiarare ciò,
o continuava fino a pochissimi giorni fa, incurante anche della popolazione, che a parte un 20% di irriducibili, per la maggior parte, tra l'altro russofoni, che si sentono traditi da Putin, anche se la faccenda appare controintuitiva, questo appunto che proprio i russofoni sono ehm, i più irriducibili. Ma comunque la maggior parte della popolazione sta capendo ciò con un Zelensky, e in sua difesa potremmo anche dire sottoposto a stress, che raramente un ex attore è sottoposto nella sua vita. Con Zelensky appunto che si crede Churchill e invece assomiglia a Hitler. E Zaluzny assomiglia a Guderian, il più brillante dei generali di Hitler, assieme a von Manstein e Rommel. Già curioso destino quello dei due generali. Già. Vediamo cosa succede nella seconda metà del 1941, quindi andiamo qualche decennio addietro. Le sue truppe corazzate, quelle di Guderian, sono a 200 miglia da Mosca, quando Hitler, che fino a quel momento ha sempre insistito per un veloce attacco frontale, improvvisamente cambia idea. Ora ci vuole, secondo lui, un'azione sui fianchi per conquistare Leningrado e la Crimea. Ecco di nuovo la Crimea, che Zelensky ha promesso di riconquistare e che non trova probabilmente d'accordo i vertici militari, poiché irrealizzabile. Come aveva promesso di mantenere Bakhmut, ora come promette Avdiivka, prima Mariupol, sacrificando tra le sue migliori truppe. Guderian quella volta non era d'accordo, ma deve obbedire agli ordini di Hitler. Solo il 2 ottobre del 41, tornando al piano originario, Hitler ordina l'assalto a Mosca. Il secondo Panzergruppe di Guderian arriva a 40 km da Mosca, poi arriva la Rasputitsa, il fango e poi il gelo. Dopo una lunga discussione con Hitler nel suo quartier generale nella Prussia orientale, nella quale il generale piuttosto schietto non esita a dire in faccia quello che pensa, Guderian è silurato e poi congedato il 25 dicembre per aver ordinato una ritirata senza previa autorizzazione. Ricorda qualcosa? La differenza è che Zaluzny, obtorto collo, obbedì agli ordini. Guderian venne richiamato nel 1943 per assumere l'incarico di ispettore generale delle forze corazzate. Nel luglio del 1944 fu nominato capo di Stato Maggiore Generale, la più alta carica militare. Guarda caso, a Zaluzny è stata tra le altre cose proposta una carica simile, cioè quella di ispettore generale. Viene un sorriso amaro, perché, almeno per una cosa, le accuse deliranti della propaganda russa sulla denazistificazione dell'Ucraina, riguardo anzi la denazificazione, e quindi sulla equazione ucraina uguale nazisti, in questo caso, in questo singolo caso, hanno anche un po' di ragione. Comunque, a proposito di denazistificazione, apro una parentesi. Guardatevi Jed numero 83 dell'aprile 22, quindi quasi 2 anni fa, dal titolo Denazistificazione dell'Ucraina. È agghiacciante leggere dalla stessa stampa russa quello che avrebbero voluto fare agli ucraini. Quello sì che ricorda in tutto per tutto la Germania nazista. Perché abbiamo affrontato questo lungo pistolotto? Perché l'allontanamento di un abile e capace generale, la miglior risorsa dell'Ucraina, può far cambiare quella situazione di stallo che abbiamo ipotizzato per il 2024, ma questa volta in senso sfavorevole all'Ucraina, portandola pure a una crisi sul fronte interno, che per una nazione assediata il fronte interno è fondamentale, come abbiamo visto nell'Inghilterra, nella Gran Bretagna del 1940. Vediamo un po' di percentuali dei sondaggi ucraini, fatti dagli stessi ucraini.
La fiducia in Zelensky è scesa al 62% dall'84 di dicembre 22, mentre la percentuale di chi non si fida è salita dal 5 al 18%. Fiducia non confermata nemmeno nelle forze di polizia, scesa dal 56 al 24. La fiducia nel governo nel suo complesso, nonostante o forse grazie alle epurazioni di Zelensky, è calata dal 52 al 26%, cioè un dimezzamento di fatto, mentre il 96% degli ucraini ha fiducia nei militari, percentuale invariata da un anno a questa parte, mentre ben l'88% ha fiducia in Zaluzny, percentuale quindi più alta di quella dello stesso Zelensky. Fiducia quasi plebiscitaria tra le stesse forze armate. Non solo tra le forze armate ucraine, ma il generale gode di ampio consenso, credibilità e considerazione pure tra i colleghi occidentali e della NATO. Quindi, grosso colpo anche per le relazioni tra i vertici militari, che in tempo di guerra sono importanti quasi quanto quelle dei vertici politici. Putin probabilmente si sta sfregando le mani. Il punto è che sia Budanov, il capo dell'intelligence militare, sia Sirski, capo delle forze terrestri ucraine, comunque vicini a Zelensky, rifiutano l'incarico di sostituirlo, almeno per il momento. Quindi Zelensky si trova anche senza validi sostituti. Pare che a Zaluzny sia stato offerto il ruolo di ambasciatore a Londra, ruolo senz'altro di prestigio, ma che lo taglia fuori da qualsiasi futuro eventuale incarico politico, come è sempre avvenuto in Ucraina. Sembra quasi che Zelensky abbia paura che Zaluzny gli faccia ombra e lo tema come rivale per le prossime elezioni. Ma Zaluzny, fino adesso almeno, non ha mai manifestato velleità politiche. Ma allora? Zaluzny però coltiva un'antica amicizia con Poroshenko, leader di un partito di opposizione e precedente leader dell'Ucraina dal 2014 al 2019. Poroshenko, che difficile da contestare da parte del presidente attuale, visto che secondo sue dichiarazioni ha messo di tasca sua 70 milioni di dollari per finanziare lo sforzo bellico ucraino, sicuramente non può essere preso quindi come filo russo. Poroshenko, a cui è stato vietato di lasciare il paese per una sua visita politica dallo stesso Zelensky, di cui comunque preoccupa una sua svolta, se non proprio autoritaria, perlomeno decisionista, come abbiamo visto. A questo dobbiamo associare la chiusura di piccoli partiti politici, con sì, è vero, singoli esponenti chiaramente collaborazionisti con la Russia, ma si è comunque generalizzato, sono stati presi tutti i partiti. Cioè tutti i partiti in cui erano presenti questi personaggi, anche se partiti comunque in parte schierati con la Russia. Non è che questo sia uno scandalo enorme. Anche la Democratica Gran Bretagna dichiarò nel 40 fuori legge il partito filonazista britannico, arrestando Mosley, il suo fondatore, poi rilasciato e messo ai domiciliari comunque nel 1943. Però se associamo anche il fatto della messa sotto controllo della stampa da parte del governo con la legge del 31 marzo scorso, con poteri anche di chiusura temporanea e censura e altri fatti minori ma significativi, che qui non staremo ad elencare, la cosa si fa preoccupante. Ed è per questo che, pur non negando assolutamente tutto l'appoggio possibile all'Ucraina, perché se l'Ucraina cede poi prima o dopo ci andiamo di mezzo noi e saremo costretti a spendere molti più soldi che quelli che diamo adesso all'Ucraina. C'è da essere comunque molto prudenti su una futura celere aggregazione all'Europa ed eventualmente alla NATO. L'Ucraina, pur non essendo un regime autoritario come la Russia, è comunque, possiamo definirla una quasi democrazia, o se vogliamo una democrazia molto imperfetta.
e questo non l'aiuta a percorrere la strada di una democrazia compiuta, tutt'altro. E questo non l'aiuta nella richiesta di aiuti comunque incondizionati all'Occidente. E qui si aprirebbe una questione molto più complessa che 30 secondi fa ho appena incominciato ad accennare. Giusto appunto impedire il tracollo dell'Ucraina, ma fino a che punto è giusto e a che punto l'appoggio deve essere incondizionato? Quindi, per concludere, l'argomento Zelensky sta distruggendo pian piano tutto quello che era riuscito a costruire nella prima fase della guerra e sta iniziando a circondarsi sempre più solo da yes men, allontanando, scusate, le persone più capaci. E questo non può che gettare un'ombra a sinistra sulle capacità ucraine di trovare una soluzione onorevole e vantaggiosa al conflitto. Speriamo che gli errori di Zelensky non si rivelino disastrosi come quelli effettuati da Hitler. Disastrosi ovviamente per Hitler, ma ovviamente non per la nostra civiltà. Domani usciremo appunto con lo spezzone della prima parte di 2024, quindi della puntata dell'altra settimana, che vi conviene seguirlo perché questo non è altro che l'approfondimento di quello che abbiamo di cui abbiamo parlato nella prossima puntata, è l'argomento del primo spezzone. Grazie per avermi ascoltato, buona serata e alla prossima puntata di InJet. Arrivederci.